qui entriamo in Martinica, di fatto, possiamo vedere le migliori distillerie e imbottigliamenti delle migliori distillerie della Martinica. La Martinica è l'isola più conosciuta per il rum agricole, quindi il rum da puro succo di canna, e qui vediamo Saint-Jean, vediamo De Past, vediamo molte delle distillerie veramente blasonate, veramente storiche della Martinica, e anche molto interessante, parlando appunto di Luca, la selezione che è stata fatta qui, parlando proprio di imbottigliamenti. Questa per esempio è una verticale strepitosa che è stata ideata e appunto imbottigliata per il 25esimo anniversario dell'Appellation d'Origine. Anche in questo caso è stata in partnership con la distilleria di St. James, che ha sempre promosso questa AOC, questa Appellation d'Origine, vale a dire la denominazione di che cosa significa il rum agricolo, e quindi abbiamo avuto la possibilità di avere i 10 migliori millesimi degli ultimi 25 anni, dal 1996 ad oggi, per dare appunto ancora più lustro a quello che è il rum agricolo attraverso St. James. Parlando di Luca, questo è un ritratto di Jean Bally, e di fatto interessante sapere che Luca, credo sia una delle persone che ha fatto un'intervista, si può forse trovare online, un'intervista a Jean Bally, patrono storico della Bally, e quindi questa è un'intervista della, credo, metà degli anni 90. Cioè, quello che intendo dire è che Luca diciamo lavora per dare il prestigio alla categoria dei rum ormai da 30 anni o più, ed è per questo che abbiamo la possibilità, diciamo, di fare questi imbottigliamenti, di avere questa riconoscibilità a livello globale. Ma proseguiamo un po' questo viaggio, andiamo a vedere, diciamo, una carrellata di altre marche, di altre provenienze. Qui per esempio abbiamo dei rum della Guadalupe, abbiamo dei rum del Guatemala, abbiamo dei rum di Marigalante, che è una meravigliosa isola piccola così nel cuore dei Caraibi. Abbiamo un rum, anche degli assemblaggi, sono dei rum da diverse provenienze, che è questo, diciamo, blending di diverse tipologie, è anche un nuovo trend, se vogliamo. Qui abbiamo, interessante, la cachaça. La cachaça fa parte di distillati di canna da zucchero, chiaramente ha una definizione diversa da quella del rum, proviene dal Brasile per esempio, ma di fatto è interessante capire che si tratta di un distillato di canna da zucchero, quindi includiamo anche la cachaça. Abbiamo il della Réunion nel centro dell'Oceano Indiano, abbiamo molte altre provenienze. Come dicevo prima, il rum viene considerato più nell'area caraibica, ovviamente, perché è più storica e anche più, diciamo, blasonata per i legami con, diciamo, la storia europea, ma di fatto il rum è un distillato globale, quindi per questo abbiamo parlato di Brasile, abbiamo parlato di Oceano Indiano. Velier sta facendo molta ricerca anche nel Sud America. Velier sta facendo molta ricerca quando abbiamo visto i Clairen di Haiti poco fa. Sono distillati di canna, diciamo, molto rurali, molto tradizionali, e di fatto questi distillati di canna si trovano in molta parte del Sud America. Si trovano anche in Messico, che viene di solito riconosciuto per l'agave, quindi per tequila e mezcal. Invece c'è molta canna da zucchero, c'è l'Ecuador, è tutto ancora da scoprire, c'è il Perù che è ancora da scoprire, la Colombia, ma anche uscendo dalle Americhe possiamo parlare di rum in Asia, che è da dove di fatto la canna da zucchero è originaria come pianta, e quindi possiamo parlare di rum anche asiatici, possiamo parlare di Australia, e tutta da scoprire anche l'Africa per esempio. Quindi secondo me diciamo è 30 anni che facciamo questo lavoro di ricerca, ma credo che per la vastità della categoria del rum siamo ancora all'inizio. E ora entriamo in una delle chicche di questa selezione, e si tratta di Amten. Incontriamo Jimmy a un locale splendido, Aguardiente si chiama, che ha credo più di 1500 referenze di rum, quindi ripeto, amici, collaboratori, ma soprattutto competenze enormi, sono diciamo sono costruite intorno a Velier, intorno alla passione di Velier.
Parlavamo di Ampden, Jimmy ci supporta in questo viaggio su Ampden. Ampden siamo in Giamaica in questo caso, è una distilleria storica, 1753, stiamo parlando di una tradizione veramente antichissima, e di fatto è una ulteriore partnership di Velier insieme alla distilleria appunto Ampden, con cui da solo pochi anni, per quanto la distilleria sia molto antica, solo da pochi anni abbiamo la possibilità di distribuire a livello non solo italiano ma a livello globale il lavoro di questa distilleria. Interessante più che altro vedere questo prodotto, vedere questa gamma. Sono un po' dei rum intensi, ecco, sono un po' dei rum molto specifici, molto complessi e molto interessanti. Credo che sia uno degli esempi che danno davvero lustro a questa categoria. Questo è un coffret speciale che abbiamo fatto in collaborazione con Ampden, e di fatto va molto in profondità sulle tipologie, sulle diverse tipologie di Ampden e su che cosa dà questa complessità. Perché comunque uno degli approcci di Velier è quello di essere molto trasparente sempre nello spiegare i propri prodotti, di essere molto tecnico anche se vogliamo, per andare proprio in profondità, diciamo, per andare a spiegare al consumatore, dare al consumatore tutte le informazioni per diventare sempre più appassionato, ecco, diciamo.